È successo qualcosa, in ottobre, che ricorderete per molto tempo. 33 minatori sono usciti dal terreno e, per alcune ore, l'intera Terra ha festeggiato 33 vite. Ecco un esempio, caro essere umano, di qualcosa che avete visto solo poche volte prima d'ora. La Terra può generare compassione senza la morte umana. È una buona notizia. È una notizia di compassione. Essa mostra la bellezza di famiglie riunite. E il numero 33 si è ripetuto di continuo 33 lettere nel messaggio, 33 ore per tirarli fuori, 33 uomini. E si chiedono che cosa significhi il 33? Che cosa potrebbe mai significare? Vi abbiamo spiegato molte volte che l'aspetto numerologico del 33 è la compassione di Cristo. Vi è stato presentato in maniera così grafica in modo che riusciste a vederlo. Non è un errore. È una lezione e la lezione è questa: potete ottenere altrettanta attenzione e creare altrettanta compassione con qualcosa di bellissimo, anziché con qualcosa di tragico. E questo è nuovo per il pianeta. Ci sono svariati assiomi di cui ricordarvi, che sono nuovi. Il primo è che queste cose, d'ora in poi, saranno sotto i riflettori. In passato non lo erano. In passato, a dire il vero, questo fatto avrebbe potuto rimanere localizzato, ma non è successo. C'era un motivo, che vi mostrerò tra poco. Vi darò alcune cose su cui riflettere la sincronicità di tutto quanto. Ecco un altro assioma. La compassione proveniente da un operatore di luce ha almeno 10 volte l'energia per aiutare il pianeta, rispetto a quella di qualcuno che non è un'anima antica. Perciò, se si deve avere un'azione compassionevole sul pianeta, fate che avvenga dove si trovano molti operatori di luce. Ora, lo spirito non ha creato questa tragedia di Tucson, ma, siccome lo spirito ne conosceva i potenziali, ci sono state cose di un certo tipo, a livello di sincronicità, che avrebbero funzionato per il pianeta. Voi non sapete come fa la rana a saltare. L'impressione è che lo spirito avesse pianificato tutto ciò, ma non l'abbiamo fatto. Vi parlerò delle regole. Prima ancora di parlare dell'evento, vi parlo delle regole di Dio. Dio ama tutti incondizionatamente. Regola numero 1. Numero 2. Dio non punisce l'umanità. Questa città non ha fatto niente di male. Le persone coinvolte non avevano fatto niente di male. Eppure, gli esseri umani vogliono mettersi in ginocchio, col senso di colpa, e dire che cosa può aver provocato una cosa del genere proprio qui in casa nostra, alla nostra gente, al bambino, al capo religioso. E ai 6 che non sono più qui con noi, che cosa direste? Che cosa abbiamo fatto di male e perché noi? È sempre quella la domanda, vero? E così vi torcete le mani e chiedete risposte. Siccome noi conosciamo i potenziali di un essere umano con il libero arbitrio, che ha fatto ciò che ha fatto, per noi non era così difficile lavorarci. Non potevamo fermare l'essere umano, e non lo faremo mai. Non fermeremo un umano, così come non avremmo potuto fermare quelli che salirono sugli aerei e li diressero contro gli edifici dove 3000 persone incontrarono una morte terribile, schiacciate. Quello colpì dritto al cuore la nazione. E molti gridarono: avreste potuto fermarli. Oh, l'umanità, dico lo spirito, avresti dovuto fermarli. Voi non sapete come fa la rana a saltare. Ecco quello che dovreste sapere. Essere umano, il libero arbitrio batte sempre le azioni di Dio. Ma, siccome sapevamo che sarebbe potuto succedere, a livello di sincronia abbiamo fatto in modo che ci fossero persone con le telecamere pronte, quell'11 settembre. A livello di sincronia, tutti lo hanno ripreso. A livello di sincronia, l'intera nazione poté partecipare alla compassione, che andò dritta nella griglia cristallina, che non sarà più la stessa. E i 3000 di New York lo sapevano e così anche i 6 di Tucson. Stando dall'altra parte del velo, anni fa del vostro tempo, noi vedemmo il potenziale. Noi vediamo i potenziali persino di ciò che faranno quelli che non sono ancora nati.
sono soltanto dei potenziali, ma sono nel minestrone della nostra realtà, della nostra quanticità. Voi non sapete come fa la rana a saltare, quindi non riuscite a immaginare come possa essere. Non è predestinazione. Si tratta, invece, di predisposizione. Siete predisposti a seguire un cammino karmico perché quell'energia, che vi fa venire sulla terra, con i genitori, che avete, con il possibile verificarsi di uno squilibrio, con le azioni, che ne potrebbero conseguire, è quella che stimola la scelta umana. E noi lo sapevamo? Lo sapevamo addirittura prima che nascesse. Questo vuol dire che noi, ad un livello, che voi non siete in grado di afferrare, conoscevamo quelli che, quel giorno, andarono là a prendersi i proiettili. Anche loro lo sapevano. Non consciamente, ma a livello quantico. Io parlai con loro prima che venissero qui. Lo sapevate? Dissi loro: ecco il potenziale. Lo vedi? Tu sei un frammento di Dio, proprio ora, e stai per diventare un essere umano e dar via il tuo potere e tutta la conoscenza che hai. Eppure, desideri tornare ancora una volta laggiù e servire questo pianeta, quasi cieco alle dimensioni, che qui conosci così bene, funzionale solo nella 3D, a scontrarti con muri di dramma, incomprensione e morte. Osserva il potenziale. Potresti non durare a lungo. Lo spirito chiese a quello di 9 anni: mio caro, potresti avere solo 9 anni o poco più. Vuoi davvero correre questo rischio? E sapete che cosa mi ha detto? Se aiuterà il pianeta, è quello che farò. E voi vi domandate perché noi laviamo i vostri piedi? Non sta a Dio fermare queste cose, ma noi potevamo fare qualsiasi cosa rientrasse nell'ambito di ciò che ci è concesso fare intorno al libero arbitrio umano, per trarne il meglio, e così abbiamo fatto. Crion.